Signore e signori, le migliori 10 fragranze arabe del mercato per la tua estate 2024. Mi è costato un botto creare questa classifica, ma ragazzi, qui avete il meglio del meglio che io possa consigliarvi. Sapete quanto io sia un profondo conoscitore delle fragranze arabe, sapete quanto mi affascina il mondo delle fragranze arabe e penso che in Italia io sia il numero uno in assoluto, perché non c'è nessuno che conosca questo mondo come me. E ragazzi, sono sicuro che a qualcuno di voi farò risparmiare un bel po' di soldini nel portafogli, dal portafogli, vabbè, è uguale. Allora, 2 menzioni speciali e poi iniziamo con la classifica, ma prima di iniziare ho bisogno che tu mi lasci un like, che ti iscriva al canale se ancora non l'hai fatto e che poi a fine video decidi se lasciarmi un commento o meno per confrontarci sulle fragranze, se ne hai qualcuna, qual è stata la tua esperienza, sapete che vi rispondo. E poi se non hai proprio niente da fare, questo è il mio canale Instagram, questo è il mio canale TikTok, ovviamente tutti i giorni portiamo contenuti nuovi, quindi La fragranza la maggior parte queste fragranze sono state già recensite tranne una o due. Però ragazzi, io direi di iniziare, bando alle ciance, con una menzione speciale, Elixir di Aurora Scent, fragranza con una parte importante marina, una parte importante acquatica, con questa parte legnosa sul fondo, un tocco di liquirizia, cardamomo, strepitosa. Sapete che quando io vi dico che l'80% delle fragranze arabe sono delle copie, ma per dire copie perché poi c'è una differenza ben netta tra ispirazione e copia, ricordatevelo. Quindi magari l'80% delle fragranze sono ispirazioni, poi ci sono anche quel 5-10% di fragranze copie che sono meglio delle originali, e poi c'è qualche eccezione come la Elixir, che è super originale, una fragranza che non assomiglia fondamentalmente a nulla, una fragranza stupenda con un atomizzatore spettacolare, originale questa fragranza. E Aurora Scent credo che abbia fatto un grandissimo lavoro, mi piace un botto, non rientra nelle migliori 10 solo ed esclusivamente perché ha un prezzo un po' più elevato rispetto alle altre. Ragazzi, profumo consigliatissimo. Altra menzione speciale, Icon di Maison Asrar. Rico, che profumo è? Da dove l'hai preso? Quanto è bello il packaging! Una boccettina ingabbiata. Allora, l'aroma fondamentalmente è ispirato a Versace Pour Homme, quindi una fragranza blu, un'ottima fragranza blu, con un twist di un qualcosa che ancora non ho detettato. So che è nella mia mente, ma ragazzi non mi ricordo il nome del profumo, ma è un twist. Ma fondamentalmente la parte più importante di questa fragranza è che gira intorno all'aroma di Versace Pour Homme. Fantastica, per il prezzo che ha è davvero straordinaria, buone anche le sue performance, intorno alle 5 orette, se le fa tutte, fragranza fresca, estiva, che poi ci puoi fare davvero tutto. Un'altra menzione speciale, Stellar Oud di Cadlage. Allora, è in menzione speciale solo ed esclusivamente perché abbiamo in classifica una fragranza che si ispira alla stessa fragranza che è Megamare. Poi fondamentalmente, raga, fragranza stupenda, cioè siamo lì, siamo sulle tonalità di Megamare, ha un tocco leggermente un po' più fumoso, soprattutto nella prima ora di utilizzo. Non è una fragranza dalle performance alle Megamare, no, magari c'è l'altra sì, la batte in performance, però una versione super economica di Megamare. Se volete un Megamare che non vi duri 200 ore ma che vi duri quelle 4-5 ore fatte bene, con questo tocco leggermente più fumoso, ecco, un Megamare fumoso fondamentalmente, che poi dicono che contenga oud, ma diciamo che questa nota fumosa potrebbe venire da questa nota sintetica di oud che c'è all'interno, che è davvero fantastica. Mi è piaciuto un botto. Stellar Oud, un'altra di quelle fragranze che vi consiglio per quest'estate. Bene ragazzi, le 10 migliori fragranze che vi posso consigliare di cuore, davvero classifica imperdibile. Rilassati, tranquillizzati, fumati una sigaretta, come dico sempre io, cioè è inutile che stai là, che devi buttare avanti. Ascolta quello che ho da dirti, perché sono fragranze che vanno un attimino ascoltate, e poi vi dirò tutto adesso. Iniziamo.
Numero 10, Crocodile di Rasasi. Che gran profumo, ragazzi. Questa è stata la fragranza con cui ho fatto il secondo video in assoluto della storia di Rico Fragrance parlando di questa fragranza. Crocodile di Rasasi è un'ispirazione perfetta di Sauvage Eau de Toilette. Pensate che all'epoca questa fragranza la pagai intorno ai 24 euro, 25 euro più o meno. Adesso il prezzo ovviamente è diverso. È questo qui. Immaginate l'hype che gli abbiamo dato a questa fragranza, però sapete che Sauvage Eau de Toilette ha avuto 3 riformulazioni, anzi no, tu non lo sai, te lo dico io, ha avuto 3 riformulazioni, lei invece rimane sempre con la stessa formula, quindi ancora una fragranza che proietta molto bene e sicuramente proietta di più della versione che abbiamo adesso sul mercato della Sauvage Eau de Toilette. Quindi Crocodile di Rasasi assolutamente consigliata. Bene, passiamo alla numero 9. Narcotic Flower di Maison Alhambra. Ragazzi, per il prezzo di questa fragranza, cioè, non si può dire nulla. Una percentuale di somiglianza altissima all'originale, che è Flower Narcotic di Ex Nihilo, cioè non so se mi spiego, grandissimo profumo. Penso che sia il DNA floreale più potente che ci sia nel mondo delle fragranze di nicchia, o tra i più potenti, e lei lo riprende nella stragrande maggioranza delle sfaccettature, si avvicina tantissimo. Non vi dico il percentuale perché altrimenti poi mi scrivete come fai a calcolare la percentuale. Si può calcolare la percentuale, basta avere una lista di caratteristiche, si può fare un'equazione. Normalmente io la faccio, però non vi dico niente, altrimenti dico ma questo qua che cazzo fa? Però io so cose che tu non sai, ricordalo. È una fragranza eccezionale che fondamentalmente, più che ispirazione, qui parliamo quasi di copia, e che ha delle performance strepitose. Ragazzi, vi dico strepitose. Qui siamo intorno alle 9 ore senza nessun problema. Addirittura una sera per testarla sono andato a letto, mi sono risvegliato una mattina e avevo ancora l'odore sia sul braccio e sia sulla maglietta. Quindi fragranza che si attacca benissimo sui vestiti e anche su pelle. Narcotic Flower, ispirazione ben precisa, quindi se non conosci l'odore è fondamentalmente un odore floreale, pungente, tuberosiano direi io, veramente fiori bianchi, fiori rossi, fiori a più non posso. Ecco, questa è la Narcotic Flower di Maison Alhambra. Ottima per quest'estate perché ha anche questo carattere leggermente frizzantino e fresco. Perfetta. Alla numero 8, quindi abbiamo fatto 10, 9, 8. Una fragranza di Lattafa che si chiama Khaed al-Fursan, non lo so come si chiama Khaed al-Fursan, dicono gli arabi, però in italiano Khaed al-Fursan. Ragazzi, no, allora a me piacciono quelle fragranze al cocco, sapete che mi piacciono quelle fragranze che comunque hanno questo tocco a crema solare, comunque cremosito, bellinito, favolosito, ecco, diciamolo così. Comunque fragranza, ecco, che ha queste vibes un po' crema solare, cocco, un po' di albicocca al suo interno, muschio bianco a più non posso, fragranza che sta ricevendo un hype incredibile soprattutto sulla piattaforma di TikTok. Diversi store hanno già il sold out di questa fragranza, quindi magari buttateci un occhio perché per il prezzo che ha questa fragranza vale veramente ogni centesimo. Una fragranza che ha una durata pazzesca, qui siamo intorno alle 10 ore, tant'è che l'ho spruzzata su un gilet ad un amico mio che lavora per le strade, cioè lui lavora proprio sulle strade, no? Quindi hanno quel gilet arancione catarinfrangente e passando mi saluta: "Oh Ricco, come stai?" E dico: "Io sto bene così." "Ma tu profumo, dare a me profumo, fare spruzzare." Sì, tu spruzzi un po' di profumo." Sì, ho spruzzato il profumo praticamente il giorno dopo quando sono ripassato, perché praticamente è stato lì a lavorare sotto casa praticamente per 2 settimane per fare l'asfalto nuovo, e il giorno dopo che sono ripassato: vieni qua,
senti, ancora il profumo buono, si sente, cioè si sentiva sul gilet ancora il giorno dopo questo cacchio di profumo. Quindi hype assolutamente valido, perché evidentemente questa fragranza, per le sue performance e per il prezzo che ha, ne vale veramente la pena. Molti possono dire fragranza femminile, no, per me assolutamente unisex. Bene, passiamo alla numero 7, la situazione si fa veramente intrigante. Roadster Intense di Aurora Scent, un'altra fragranza di Aurora Scent, batte per me la Elixir solo ed esclusivamente per il prezzo, ma per la qualità sono praticamente identiche. Anche qui abbiamo una qualità straordinaria, fragranza che ha comunque un'ottima qualità, una fragranza che si ispira a Dior Homme Intense, ma con un tratto meno polveroso, con un tratto acquatico. Praticamente prendete un Dior Homme Intense, rendetelo più acquatico, leggermente marino, e con una nota di frutto rosso all'interno che è straordinaria. Ecco perché poi alla fine tu dici ok, c'ha un carattere abbastanza originale, perché magari può essere un'ispirazione ma non si può parlare sicuramente di copia. Fragranza dall'ottima qualità, un ottimo prezzo, che ragazzi per questo prezzo questa fragranza vale anche qui ogni centesimo. Io vi sto portando il massimo del massimo, E quindi Roadster Intense, dateci uno sguardo, e questi sono tutti blind buy, e io vi sono sincero, se amate il rischio del blind buy come ce l'ho io lo faccio sempre, per me è una goduria. Dice Enrico, tu te lo puoi permettere? Non è quello, perché io comunque mi privo di tantissime cose, però ho una passione, magari che ne so, se uno ha la passione della macchina spende 200.000 euro per fare il kit Fast and Furious, io no, ho la passione delle fragranze, l'ossessione delle fragranze, e magari spendo qualcosa nei blind buy che comunque alla fine alcuni, questi sono andati più che bene e sono davvero straordinari. Ragazzi, Roadster Intense alla numero 7, giusto? Sì, 10987. Numero 6, Marchwood White 4. Allora, Marchwood White 4 ne ho parlato già un po' di tempo fa. Fragranza fredda, una fragranza verde, una fragranza freschita, come si dice, una fragranza super aromatica, cioè se vi piace proprio l'aromatico, quella sensazione proprio di profumo che quando passi lasci la scia, fai girare il collo alle persone e allora dici che questa è una gran fragranza. Una fragranza che potresti utilizzare davvero per tutto, ottime le sue performance, ottimo anche il prezzo per la super qualità, perché ragazzi parliamo qui di qualità nicchia. Questa è un'altra eccezione nel mondo delle fragranze arabe, perché è davvero assolutamente originale, ok? Quindi una durata di 7 ore su di me, con una buona proiezione almeno per 2 ore, che non supera il metro comunque. Però ci puoi fare tutto, cioè l'aroma è fantastico, sembra che hai una fragranza addosso di un certo tipo, e Marchwood White 4 rimane ad oggi ancora un gran profumo. Bene, sono rimaste le ultime 5 ragazzi, difficilissimo per me, ma lo devo fare. Alla numero 5 Chiyaka For Men di Cadlage. Che gran profumo ragazzi. Allora, ispirazione, qui si parla quasi di copia assoluta di Reflection di Amouage, un profumo che costa più di 300 euro. No ragazzi, si avvicina tantissimo. Se io dovrei dare una percentuale, io poi fissato, io ce l'ho il calcolino, siamo intorno all'88%. Ecco, una fragranza che va in questa direzione, una fragranza cremosa, una fragranza saponosa, una fragranza, ecco, per chi conosce l'originale sa di che cosa sto parlando, ma se non conoscete l'originale, qui ragazzi il prezzo è, no, c'è, per la qualità di questa fragranza. 3 sold out mondiali, li ho monitorati tutti, adesso è rientrata in stock, ma solo da qualche sito ben specifico, non tutti ancora ce l'hanno. Ragazzi, è straordinaria, ottima la sua durata, intorno alle 5 ore, per essere una fragranza che anche la Reflection originale non è che vi pensiate che duri la vita, cioè siamo anche lì 4-5 ore, dipende poi sempre dalla pelle.
Quindi in quanto a durata, in quanto a qualità della fragranza, in quanto a aroma unico, aroma che piace a un alto grado di gradimento del pubblico, alto grado di gradimento, non è un grado alto di gradimento del pubblico, dai, perché sennò poi arriva il professorino che scrive sotto il commentino, raga, tu i verbi così. Non sapete quanto è difficile stare dietro una camera, ma lo sapete quanto, cioè devi essere, capito? Devi essere un turbinio, quindi devi pensare, devi guardare, devi spiegare, cioè sono tante le cose che bisogna fare, quindi apprezzate, se non è ancora apprezzato, bam, un bel like. Dai, Sciaca for Men, ragazzi, fragranza strepitosa, mamma mia, cioè, ancora più strepitosa, cioè guardate, se ne è venuto proprio tutta la scocca, no vabbè, a parte, sapete, il prezzo è quello, cioè non è che vi aspettate il marmo, però, dai, il juice è top. Poi, alla numero 4, ragazzi, ci metterei un bell'Awas di Rasasi, no ragazzi, ispirazione netta, Invictus di Paco Rabanne, una fragranza che ha una durata maggiore dell'originale, una fragranza che ha una proiezione assolutamente maggiore all'originale. Ottimo il suo prezzo, che ragazzi, qualità-prezzo come queste, davvero poche in giro, pochissime, magari le prime 3 che guarderai adesso, sì, come queste altre che abbiamo presentato, però Awas ragazzi, c'è complimento assicurato, fragranza a colpo sicuro, piace, un DNA che strega un po' tutte le persone, questo tocco acquatico, questo tocco speziato, è un tocco sexy che c'ha al suo interno, davvero strepitosa. Io ho ancora la versione super intensa, super violacea, non so se si vede bene in camera, spero di sì. Questa funziona bene, dicono che l'altra, il nuovo badge l'hanno riformulato, non lo so, ma io credo di no, perché Rasasi non è una di quelle case di profumi che fa questo, assolutamente no, anzi ti dirò, se può migliorare un profumo te lo migliora, magari te lo metti in un'altra boccetta, ma te lo migliora. Awas di Rasasi. Bene, top 3. Allora, ne ho parlato sul mio canale Instagram ed è una fragranza strepitosa, Atlas di Lattafa. Una fragranza che è sold out mondiale, cioè se trovi un pezzo veramente sei, a parte fortunato, ma lo dovresti pagare più di 100 euro, cioè quasi quasi sta raggiungendo il prezzo di Megamare, l'ispirazione da cui prende questa fragranza. Ragazzi, questo è il prezzo normale della fragranza, quindi per la qualità che è sorprendente, davvero sorprendente, ha una percentuale di somiglianza davvero super vicina alla Megamare, non ha la sua performance in quanto a durata, però ragazzi per le prime 4 ore, cioè proietta alla grandissima e comunque 12 ore se le fa, cioè perché parliamo di Megamare che è un mostro assoluto, o forse no, dipende poi dai punti di vista, però siccome io so che è una fragranza che piace più per le sue performance che magari per l'aroma, magari un'ottima alternativa. Vabbè, se volete un Megamare con un tocco fumoso avete la Stella Rude, se volete proprio un Megamare copia al 95%, non mi ricordo, c'ho il foglio lì, però siamo intorno al 94-95% di somiglianza, è fantastica. Dovessi trovare un pezzo, frate, sei fortunato, non lo dovessi trovare, sono sicuro che ritornerà presto sul mercato. Intanto segnatela, Atlas di Lattafa. Bene, numero 2, fragranza straordinaria, e arriva alla numero 2 perché è una di quelle fragranze che si potrebbe utilizzare tutto l'anno, ma d'estate, per le feste, per i concerti, per la discoteca, per l'aperitivo, cioè è una fragranza tuttofare, e soprattutto questa fragranza per gli eventi fuori, all'aperto, perché la performance è top, perché è una fragranza che proietta fino a 2 metri, una fragranza che per questo prezzo
e per questa qualità non ci si può dire assolutamente nulla. Fragranza ispirata a Ultra Male di Jean Paul Gaultier, anche qui percentuale di somiglianza altissimo, altissimo, più del 90%, una fragranza che è di un dolce, è di un sexy spaventoso come l'originale, fragranza che a Ibiza praticamente me l'hanno complimentata tutti. Sono stato 3 giorni ad Ibiza perché avevamo un super evento con un mio amico DJ. Vabbè, quelle sono cose private, cazzo me ne frega a voi, o a te o a me, vabbè, te l'ho detto, però lo sai, no? Ogni tanto mi vado pure a divertire oltre ai profumi. Bene, Afnan PM9, che buon profumo ragazzi, alla numero 2 questo, complimenti, performance, assolutamente tutto top, siamo intorno alle 8-9 ore di durata, proiezione straordinaria, che vi devo dire di più? Afnan qui ha fatto una cosa straordinaria, ma chi ha fatto qualcosa di straordinario oltre lo straordinario dello straordinario? Ahmed Al-Maghribi. Allora, sono stato il primo a parlare di Ahmed in Italia, è una fragranza che vi ho già recensito, ve l'ho presentata più volte, mi sono fatto un sacco di foto, mi voglio fare il poster in camera con questa fragranza perché è una fragranza stupenda. Qui le luci mi stanno accaldando, quindi mi devo sbrigare, ma alla numero 1 con un prezzo di questo tipo che non ti puoi comprare, non ha prezzo. Perché non ti puoi comprare? Perché ancora non è arrivata in Italia, ma sta per arrivare, perché mi sto occupando ovviamente della registrazione di tutte le fragranze, mi sto occupando di una serie di cose. Le fragranze sono, vabbè, di Ahmed sono super nicchiose, qui abbiamo un tocco originale in quasi tutte le fragranze, alcune sono ispirate, alcune sono dei twist, ma la qualità è nicchia. Non mi potete dire niente e ve lo posso garantire, la qualità è nicchia, assoluta. Fragranza fruttata, fragranza che contiene questi frutti rossi, fragranza muschiata, che ha tipo una base doccia schiuma di lusso, pesca con frutti rossi. No, raga, è pazzesca questa fragranza. Durata eccezionale, intorno alle 8-9 ore, con una proiezione incredibile. Sapete che le fragranze gourmand, dolci, hanno una proiezione straordinaria, è un indice di gradimento del pubblico altissimo, ok? E quindi questa qui me l'hanno super complimentata, hanno voluto sapere dove la possono comprare, insomma gli ho spiegato una serie di cose, ma ragazzi non disperate perché Ayana sta per arrivare sul mercato. E ci dico, come fai? È estate così. Ci sono dei canali, soprattutto quello francese o inglese, che spediscono anche in Italia, quindi se riuscite a beccarli su Google, come hanno fatto diversi miei follower, soprattutto su Instagram, se la sono comprata e hanno detto, dico, ma che cosa mi hai fatto comprare? Ma non è possibile, cioè, che qualità, che prezzo, ma come fai? Sei il numero 1? No, sono più del numero 1. Dopo l'1 che cosa c'è? Scrivetemelo nei commenti. Vabbè, è un quiz, dai, anche perché vi voglio stimolare a lasciare sto commentino dopo che vi ho portato praticamente 13 fragranze straordinarie per quest'estate, cioè manco un grazie, manco un like, allora sei un pezzente, dai. Ayana alla numero 1, straordinaria, ragazzi, sono fantastiche, mamma mia. Io spero che il video vi sia piaciuto davvero. Cerco di essere super real, ho lasciato un po' quell'impostazione, quelle super classifiche che rivedendole sì dico mamma mia che grado di professionalità incredibile, però magari un video un po' più leggero dove potete conoscere delle fragranze nuove, dove ovviamente vi fidate, chi si fida di me sa benissimo che quando fa un acquisto non sbaglia quasi mai. Quindi ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui, vi ringrazio per il supporto, chi l'ha dato, chi non l'ha dato mi dispiace che tu non l'abbia dato, ma la vita continua, insomma io continuerò a parlare di fragranze oggi e anche domani. Vamos!